Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi location molto particolare. Sono qui a Quarna, alla Rampone Cazzani, con il mio amico Claudio Zolla. Ciao Simone. E quello che faremo oggi è un'intervista a Claudio e partirei subito con una domanda che suona un po' di sfida. Riusciresti a riassumere la storia di questa fabbrica in un minuto e mezzo? Ci provo, stiamo parlando di una storia pluricentenaria e un mondo pieno di dettagli, quindi farò il possibile sperando di non annoiarvi. Mi viene in mente una testimonianza cartacea così importante e così emotiva, anche la prima volta che mi è capitato di sfogliarla, ossia uno dei nostri cataloghi, datato 1908-1910, che riporta l'anno cruciale di fondazione della nostra casa, ossia il 1818, quindi sono più di 200 anni di storia Rampone e Cazzani nel costruire strumenti musicali a fiato. Si parla di due signori che partirono da Quarna in cerca di fortuna, conobbero il Luvoni a Milano e ritornarono con questa idea di aver ereditato un po' questo tesoro della sapienza del costruire Certo. i fiati, lo portarono a Quarna e si concentrarono in maniera così importante utilizzando secondo me tre ingredienti chiave. Uno, la forza motrice dell'acqua che c'è sull'arco alpino, qui siamo in un paesino in montagna sopra il lago d'Orta, che faceva funzionare la ruota del mulino, i torni a stanga, eccetera, eccetera. Due, le essenze locali dei legni del posto, il bosso, il pero, il maggiociondolo, prima dell'avvento chiaramente dei legni africani, ma il terzo ingrediente così curioso da citare dal mio punto di vista è questa predisposizione genetica di una piccola popolazione qui sopra le Alpi, come in tanti altri paesini d'Italia, che faceva una vita un po' a sé e doveva trovare delle soluzioni per rendersi autosufficiente per i problemi di qualsiasi giorno. Si costruivano i piatti con il legno, quindi hanno avuto subito una predisposizione, una facilità a costruire delle forme in legno che poi hanno iniziato a bucare e a far Certo. suonare. Vi mostro qualcosa all'interno di questo catalogo. Già qua si parla agli inizi del 1900, dello scorso secolo, la famiglia dei sassofoni, c'è il basso, c'è il sopranino, le lire, un catalogo molto emotivo. Qui chiaramente ci sono delle pagine con tantissimi strumenti da citare. Vi devo introdurre anche una seconda, diciamo, persona super importante, che è Agostino. Agostino è stata la mente principale dell'azienda, ha vissuto nello stesso periodo storico di Adolf Sachs, ne parliamo 1820 e 30 fino al 1896, qualcosa del genere, e lui era un musicista, un tecnico, un imprenditore. Suo figlio Teodoro è stato flautista alla Scala, quindi erano così intrisi così, di musica, così dedicati a quello che facevano. Ebbene, l'azienda iniziò a fiorire a dei livelli, chiaramente questo è un catalogo spesso più di un centimetro, Certo. che è super emozionante, dove Agostino dà il benvenuto ai suoi clienti alla moda di una volta, Certo. insomma. Ci sono poi due dati da riportare meno positivi, cioè le due guerre, ove l'azienda chiaramente ha vissuto un periodo un pochino di declino. Difficile. Esattamente. Si salta poi al 1957, dove per la prima volta l'azienda viene ceduta a questo imprenditore varesino, Fernando Saltamerenda, che affrontò un po' quella che era la produzione degli strumenti musicali a fiato con una logica un pochino più basata sulla quantità dei pezzi prodotti. È qui che viene inserito il loghetto FISM, che sta a significare Fabbrica Italiana Strumenti Musicali, e siamo qui anche per ringraziare Fernando tra tutti i precedenti titolari di questa azienda, ma è chiaro che Fernando impostò le cose in maniera diversa da quelle dei Rampone originali. Quella era la sua grande capacità. Fernando poi decise di, per tutta una serie di ragioni, cedere l'azienda e saltiamo quindi alla storia moderna, quella che è la nostra gestione dal 1989 ad oggi, la gestione di mio padre. E ragazzi, mi Sì. fa quasi impressione dire, ma sono passati altri 30 anni. 30 anni. Questa lunga storia porta dietro una lunga tradizione, no, di costruzione di strumenti, ma quanto è stato importante il sassofono
per l'azienda Rampone Cazzani? Produzione del sassofono è sicuramente determinante come per altre case costruttrici di fiati. Noi però possiamo dire di aver iniziato veramente prestissimo, di essere stati probabilmente tra i primi. Iniziamo chiaramente costruendo flautini, poi il sassofono, come tutti sanno, è stato inventato circa la metà degli anni 800 e volevo per questo portarvi questa testimonianza per cortesia del Museo di Quarna, che vi invito a visitare. Questo è un reperto datato circa 1875 che testimonia la ricerca già in casa Rampone con queste meccaniche molto rudimentali che si iniziavano a sperimentare su un fusto di legno. Ovviamente questi erano i primissimi passi, non era una vera e propria produzione, ma Agostino iniziò a pensare al saxofono prima del 1900, in poche parole. Esatto. Dopodiché, come si è visto prima sul catalogo, dopo l'esportazione, diciamo così, del sassofono anche negli Stati Uniti, il sassofono iniziò a diventare importante anche a livello numerico, a livello di produzione all'interno della nostra casa. È incredibile come oggi noi sassofonisti suoniamo un performance o un solista e vedere che la storia parte da lì, è veramente emozionante. Ma in questa lunga storia c'è un sassofono a cui sei particolarmente legato? Ma guarda, negli ultimi 30 anni ci sentiamo un pochino il papà e la mamma di tutte queste creature, quindi citarne uno, Certo. come dire, ne escluderei altri a cui sono così legato. Magari mostriamo un saxofono così un po' particolare, che è una edizione limitata, ed è qui alle mie spalle. Ed è un sassofono che è una specie di fusione tra due nostri strumenti di bandiera, ossia il solista e il due voci. In poche parole, questo alto è costruito con un corpo di rame, dal collo, il fusto, lo storto, e ha una campana d'argento massiccio. Sul rame depositiamo dell'oro 24 carati, ci sono dei tasti d'ulivo specifici della nostra serie due voci e vedete qui sulla campana, incisa a mano sull'argento massiccio, l'opera Le due voci. Veramente stupendo e grazie Claudio per avermi dedicato questo tempo, grazie a tutti voi per aver visto questo video. Io vi do appuntamento al prossimo video e per qualsiasi cosa fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, scrivete anche voi qua sotto le domande e grazie ancora. Ciao! Ciao ciao!